Ciao, benvenute, grazie di essere ancora qui con me. Allora, io ho creato una collana sempre sul progetto Glicine, però con una piccola variante. Praticamente questa collana, anziché avere tutte le perline allineate in maniera simmetrica come avevamo nei braccialetti prima, l'ho fatta in modo che le perline, spero che si veda, non restino allineate, ma abbiano questo effetto di cascata, quindi casuale, molto, a mio avviso molto bello l'effetto. Allora, il lavoro io lo farò con il filato Dragon solito e, e lo farò un pochino più corto, perché altrimenti se dovessi fare una collana intera mi ci vorrebbe troppo tempo. Allora, adesso vi do due informazioni. Questa è fatta in tonalità azzurro con il filo Sorrento Strong. Come vedete, la differenza fra il Sorrento e il Dragon è che il Sorrento è un po' più spesso come filato e il Dragon è un po' più sottile. Vedete voi quella che a vostro gusto vi gradite di più. La chiusura che ho, ecco, vedete che si attacca tutto, la chiusura che ho pensato di utilizzare per questo progetto è una chiusura calamita. È una chiusura calamita molto comoda sia per i braccialetti che per le collane e vi farò vedere come inserirla e come finire. Allora, per avere una collana da 45 cm, che è un girocollo appena un pochino più lungo, occorrono 124 perline da 4 mm se usate il filo strong, Sorrento strong, con un uncinetto da 1,75. Se invece usate il filato Dragon userete un uncinetto da 1,5 e per fare una collana, questa qui che ho fatto io, da 55-56 cm sono occorse 160 perline rondelle da 4 mm sempre, lavorato con un uncinetto da 1,50. Ora noi andiamo a mettere le perline che io ho già preparato qui e poi vi spiego anche come fare e vediamo come inserire il fermaglio e poi alla fine come ottenere questa lavorazione. Il lavoro che andremo a fare è lo stesso che abbiamo visto anche sugli altri braccialetti, eccetera, però c'è una piccola variante che vi faccio vedere, un piccolo segreto, vi faccio vedere se arrivate fino alla fine del video. Allora, metterò poi nell'info box, nei commenti, così tutti questi riferimenti, no? Il numero di perline, le misure, eccetera. Però vi voglio dire, intanto io questa chiusura calamita che ho preso, l'ho presa sul sito di Hobby Perline, sito di Hobby Perline, ed ha il codice CL 10336 ed è una chiusura da 4 mm, 6x4 c'è scritto. Hobby Perline, dove ho preso anche le rondelle e dove di solito prendo molto materiale. Allora, lavorerò con il solito filato Dragon da 99049 come codice e metterò le perline. Allora, la prima cosa da fare è prendere il nostro filo, ok, e iniziare a mettere non la calamita eccetera, mettete subito le perline. Le perline le potete mettere in modo casuale, oppure anche
sequenziale. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che potete fare come ho fatto io, tanti mucchietti dei colori che ho scelto. Io ho scelto di farlo in 4 colori e quindi ho fatto i mucchietti di 15 perline l'uno, perché adesso ne metterò un pochino meno dentro. Altrimenti, come ho fatto io anche per le altre collane, ho messo i colori che mi piacevano tutti insieme e poi li ho presi su quasi casualmente, insomma, cercando di abbinare chiaro scuro, in modo che il risultato finale potesse essere carino. Adesso ho già fatto con questi colori che ho messo io da parte, ho già fatto una prova e ho visto che vengono, il risultato mi piace, quindi anche a voi consiglierei di fare così un campione, in modo che vedete anche la lunghezza con l'uncinetto, se va bene o non va bene, o se è meglio mettere un uncinetto più grande in base alla vostra manualità. Allora, voi dovreste lasciare no, adesso mettiamo, scusate, adesso mettiamo dentro le nostre perline, una per volta, non vi consiglio di non fare l'abbinamento 2, 2, 2, è più bello l'effetto finale, perché poi l'effetto finale sarà questo, no? Sparso, una per volta, non fate 2, 2, 2, mettete una di un colore, io farò una sequenza di un colore per volta, quindi metterò la prima che voi andrete a mettere sarà la perlina che verrà vicino al fermaglio. Questo è il fermaglio che io ho messo, no? Quindi, come vedete, io ho scelto in questo qui di mettere 2 perline uguali sia all'inizio che alla fine, perciò scegliete le 2 perline che vi piacerà mettere vicino al fermaglio e così, insomma, giusto per avere una certa simmetria. Io sono un po', insomma, un po' maniaca della simmetria, però potete anche mettere 2 perline, una perlina a destra e una a sinistra, iniziate a infilare una perlina e poi ultimate il tutto con una perlina. In questa qua io ho messo un po' di perle perché mi davano un po' di lucentezza. Peccato che qui nel video il colore non renda come dal vero è molto più bella, però qua un po' anche la luce, non so, ma non, non rende così tanto, però dal vivo è bellissima. Allora, infilo le perline, quindi metterò una perlina per volta. Io vorrò che alla fine vicino al mio fermaglio ci sia una perlina in questo color vinaccia, e quindi metterò per prima questa qua perché alla fine verrà vicino al fermaglio e poi vado avanti. Ah, ecco, un altro consiglio: mettete nella vostra sequenza di colori, nell'insieme dei colori che andrete a scegliere, mettete anche delle perline che fanno questo effetto cristallo, non colorato, perché dà molta luce poi a questa cascata. Io qui le ho messe e per esempio queste perline qui danno molta luce. Se invece fate tutto opaco, cioè tutto perlina a colore pieno, è sempre bella, però dà un effetto di rugiada, no? Allora, io vado avanti, metto dentro un po' di perline, no? Quindi dico che è casuale, però in realtà un minimo di sequenza sarebbe bene darla, e quindi io abbino questi 4 colori, vedo se mi piacciono così oppure così infatti non mi piacciono. Metto questa e questa. Ok, io farò questo abbinamento di colori e così ne metterò tante in questa sequenza. Il primo che andate a mettere sarà l'ultimo che lavorerete. Quindi adesso ne metto un po' in modo che, tanto non ha importanza se vi sbagliate come ho già fatto io, così tanto
quando poi la collana sarà fatta sarà molto bella. Qualunque colore scegliate, fate un abbinamento in base al vostro modo di vestire, in base a un vestito con cui volete metterla. Ecco qua, ne metto ancora 4 giusto per farvi poi vedere il lavoro. Ecco, 3 e 4. Ecco, qui numero pari o dispari non ha importanza, mettetene qualcuna in più perché non sappiamo poi la lunghezza, quante io vi ho detto 124 45 cm, 160 con dragon per 56 cm, ma prendete una vostra collana, vedete che lunghezza di solito vi piacerebbe avere. Poi questa collana cioè, può essere portata da sola, ma può anche essere abbinata insieme ad altre. Potete anche fare solo un filo, potete abbinare questa e poi farne una con solo un filo di perline, così lavorate a catenella con una distanza di 3 catenelle da una perlina all'altra e diventa molto carina. Oppure ne fate una dove mettete io per esempio qui ne ho fatta una, poi magari un giorno ve lo farò vedere. Ne ho fatta una, non ce l'ho qua quindi non posso farla vedere, però ho messo un cuoricino così che mi univa entrambi i fili e veniva via ovviamente, e quindi potete poi abbinarle come meglio credete. Allora abbiamo, scusate ho divagato, abbiamo messo le nostre perline, stacco il mio ago e vado a iniziare a lavorare. Allora inizio a lavorare, lasciate una lunghezza di almeno 20-25 cm di filo perché vi servirà nel caso in cui decidiate di non mettere la chiusura. Cioè, se voi volete fare una collana lunga in modo che passi la testa senza mettere una chiusura, è possibile farlo, ma per fare quello dovete lasciare almeno 20 cm di filo, perché poi alla fine andrete ad annodare, come in questo caso, andrete ad annodare i due fili e poi li andrete a chiudere con un ago e bloccare bene la chiusura, ok? Quindi se volete non mettere un fermaglio, lasciate tanto filo all'inizio e alla fine per poter avere la comodità di chiuderlo ad anello e poi lavorarlo con l'ago. Altrimenti, se volete mettere il fermaglio, adesso prendiamo l'uncinetto più piccolo che avete, se avete uno 0,60 ancora meglio, 0,60, 0,75, insomma al massimo. Io purtroppo ho solo uno 0,95 come uncinetto più piccolo. L'importante è che il vostro uncinetto possa passare attraverso il foro della calamita, ok? Perché altrimenti non riusciamo a lavorarlo. Allora adesso io faccio il solito nodino, ok, e faccio una catenella, prendo metà del mio fermaglio, compatibilmente con il fatto che sia calamita, prendo metà del mio fermaglio ok, spero che si veda. Allora prendo questa mezza fermaglio, c'ho il mio dondino sull'uncinetto, entro con l'uncinetto dentro al fermaglio, prendo il filo e lo faccio passare
attraverso il mio anello del fermaglio e lo chiudo in questo modo. Qui l'ho chiuso, prendo ancora faccio ancora una catenella e per il momento il mio fermaglio, oltre a essersi attaccato al mio uncinetto che è in acciaio, si è bloccato qui. Faccio una catenella e un punto basso sulla catenella che ho sotto vicino al fermaglio. Faccio un punto basso e poi andrò a questo punto a far scorrere le mie perline. Ci vuole un po' di pazienza, perché se avete l'uncinetto in alluminio non è un problema, perché tanto non si attacca, ma se l'avete in acciaio come me vi si attacca, all'inizio è un po' noioso. Allora prendiamo la nostra prima perlina, come abbiamo fatto tante altre volte per fare i braccialetti, e la inseriamo, giriamo il lavoro, facciamo un punto basso nella catenella che abbiamo fatto prima, sempre tenendo questo uncinetto piccolo. Facciamo un punto basso, se riesco a prendere, ecco qua, punto basso, ok, e poi prendiamo l'altra perlina, la facciamo scorrere e la lavoriamo, giriamo di nuovo il lavoro, entriamo nell'asola della perlina precedente e facciamo il punto basso, perlina, giro, punto basso, ok. Ecco, diciamo che ne abbiamo messe 3, allarghiamo un po' l'asola e prendiamo l'uncinetto più grande. Io ho un 1,50, perché questo lavoro non deve essere fatto stretto stretto, deve essere molto morbido. Allora, qui si è allora infiliamo gli altri, ok, quindi andiamo avanti, giro, punto basso. Siccome quando poi avrete lavorato la 50ª perlina dovrete riposarvi, vi do un consiglio: fermatevi sempre dopo aver fatto il punto basso, così non vi dimenticate dove siete arrivate. Quindi andiamo avanti con la nostra singola perlina, punto basso, perlina, punto basso. Man mano che voi lavorerete e quindi avrete messo tante perline, il lavoro diventerà un pochino pesante, no? E si girerà, ma non preoccupatevi, perché è proprio l'effetto che noi vorremmo ottenere, quello che il lavoro si avvolga un po' a spirale, perché è molto semplice questa cosa dell'avere le perline non più in modo così a due, ma asimmetrico. È tutto dovuto al fatto che il braccialetto o la collana che sia verrà girata, avvolta anzi, quindi diventerà un po' pesante, ma voi
proseguirete nel vostro lavoro, lavorate morbido. Se vedete che vi viene stretto, cambiate uncinetto, prendetene uno più grande. Più l'uncinetto è grande e più si distanziano le perline. È ovvio che diventa anche un po' più largo tra un asola e l'altra. Adesso vado avanti perché non sono capace di fare lo scorrimento veloce, quindi sono costretta ad inserirle, a farvi vedere questo. Voi andate avanti veloce se volete, così non siete costrette a stare qui a guardare, a inserirle. Girate, punto basso, quindi dicevo, quando vi riposate fermatevi dopo il punto basso, così sapete che dovete solo inserire un'altra perlina, perché l'errore che più comunemente viene fatto è proprio quello di non ricordarsi se il punto basso è stato fatto oppure no. Quindi voi, punto basso, vi fermate, vi riposate e riprendete il lavoro. Vedete che bello, molto bello anche così, no? Non tutto uguale, ma con colori diversi. Non vi lega con l'abbellamento. Per esempio questo qui che ho fatto io adesso con questi colori del glicine, l'ho voluto fare apposta, sono i miei colori preferiti tra l'altro. Non ho un lilla, altrimenti avrei messo anche il lilla. È un modo anche per riciclare tutte le perline che non avete messo via, se fate come me. Riciclate tutte le perline, li mettete dentro a casa, il risultato sarà comunque bello perché con questo filato gli si dà molta lucentezza. Allora, l'ultima, punto basso, ecco qua. Io avevo iniziato con una color vinaccia e termino in effetti con questa color vinaccia. Adesso se voi volete chiudere e non mettere il fermaglio, a questo punto non dovreste fare altro che fare magari 2 o 3 catenelle e poi agganciarvi con l'altra catenella e fare un punto bassissimo. Ma siccome noi vogliamo mettere l'altra parte di fermaglio, allunghiamo un po' il punto, cambiamo l'uncinetto, prendiamo quello più piccolo che passa attraverso il forellino, l'anellino del nostro fermaglio e supponiamo, quindi a questo punto saremo arrivati in fondo a tutte le 100 e passa perline che avremo messo. Il lavoro sarà pesante, lo lasciate appoggiare al tavolo, al vostro piano di lavoro e fate questa operazione, cioè girate, avvolgete in questo modo qui il vostro lavoro, ok? A parte che questo va fatto soprattutto se chiudete senza fermaglio. Se chiudete con il fermaglio è una cosa che potete fare anche dopo, prima di indossare la collana, perché basta avvolgere così, poi quando mettete la chiusura dell'altra calamita il lavoro rimane di per sé così a cascata. Ecco, il lavoro tutto consiste nel girare, quindi questo che voglio dirvi è che voi facciate un braccialetto, che voi facciate una collana, sappiate che la lunghezza si accorcerà di 1 centimetro, 2 centimetri, no? Dipende da quanto avvolgete il lavoro. Quindi se voi lo volete chiudere e avete già visto che la collana vi va bene che sia 45 centimetri,
sappiate che quando andate ad avvolgere così magari diventa 43 o 44, ecco, questo centimetro di differenza, un paio di centimetri si avvolge. Adesso io l'ho girata così, ho preso già l'uncinetto più piccolo e faccio lo stesso lavoro che ho fatto prima. Prendo l'altra parte del fermaglio, entro nell'anellino del mio fermaglio, prendo il filo e lo faccio passare attraverso l'anellino e anche la catenella. Faccio un'altra catenella e chiudo il mio lavoro. Non è finito qua. A questo punto io posso togliere questo filo, tenetene almeno fatelo lungo almeno 20 cm, tagliatele un bel pezzettino, perché adesso lo andiamo a fermare. Questo lo chiudo così, bene, così sarebbe un po' poco, prima o poi si romperebbe, no? Allora noi cosa facciamo? Iniziamo da qui, abbiamo tenuto un 20 cm di filo, prendiamo il nostro ago dalla cruna più larga e infiliamo il nostro filo in questo ago. Io uso sempre il infilaghi perché non ci riesco, altrimenti nemmeno se lo incollo come fanno vedere, io non ci riesco. Allora, tac tac, infilago, tiro e ho infilato il mio ago. A questo punto vado a fare dei nodini all'interno del mio anellino qui, in modo che lo blocco ulteriormente, no? Faccio tanti nodini, compatibilmente col fatto che l'ago si aggancia alla calamita, tenetelo presente, ne faccio un po' in modo da renderlo più sicuro, no? Quindi così, 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 ne faccio 3 o 4, sempre così, punto asola, così, ecco, adesso è un po' più stretto. Poi questo filo lo avvolgete intorno così e prendete dentro anche un po' della catenella, quindi lo avvolgete. No, scusate un attimo, allora, ecco, sì, mi dimenticavo, ho detto, allora fate quei 3 o 4 punti qui, poi vi inserite con l'ago in una di queste catenelle, quindi un po' più distanziate dal fermaglio, buffo questo qui della calamita, ole. Vi posizionate qui e cominciate a fare un lavoro tipo bozzolo, no? In modo che noi, ecco qua, andremo ad ottenere ecco un lavoro che potete fare anche in un secondo tempo. Adesso vi faccio vedere quello che ho fatto nell'altra collana, lo andiamo a fare. Ecco, voi lo fate così, potete anche sfilare così vi dà meno fastidio e lo infilate dopo, ok? Benissimo, lo tirate un po', quando vi sembra che la chiusura è abbastanza carina da vedere e anche sicura, no? Lo fate passare ancora, insomma, un po' più di manualità rispetto a me, ok? A questo punto noi infiliamo, ecco, avremo ottenuto una sorta di bozzolo. A questo punto io infilo ancora il mio ago e vado a fare un nodino. Se fossi fortunata riuscirei a infilarlo, ma no, così non ci riesco.
quindi sono costretta, anche perché alla fine questo filato si allora infilate di nuovo l'ago, ok, abbiamo detto, l'abbiamo avvolto così, tiriamo bene e lo blocchiamo con un paio di nodini e poi metteteci anche un velo di colla, ecco qua, non ci vedo perché ho tenuto il filo un po' corto, adesso ecco qua. L'ultimo, ecco, adesso io prima di tagliare o anche appena dopo taglio qua vicino e metto un goccio di questa colla. La colla che uso io alla fine è questa, l'Octite Super After Power Flex, perché è gel ed è un po' più, non rimane rigido il lavoro, rimane un po' più morbido, quindi ma basta proprio una goccina così, basta, lo lasciate asciugare e il vostro braccialetto o collana glicine cascata è fatto. Lo stesso lavoro che avete fatto qui lo andrete a fare di là, quindi anche qui all'inizio lasciate un po' più di filo, altrimenti nulla vi vieta di prendere un pezzo di filo, no? Lo facciamo. Se quello che avete lasciato vi siete dimenticati come me ed è rimasto un po' corto, prendete un altro pezzo di filo, fate questo lavoro qua, infilate sempre il vostro ago, ok, non serve fare nessun nodo, magari se è sfilacciato lo tagliate appena, che non deve esserci, ecco, deve essere bello liscio. Prendete l'altra parte, tenendola, se non siete mancine, tenendo il fermaglio a destra, alla vostra destra, vi inserite con il filo a sinistra, tagliamo questo che tanto adesso lo inglobiamo, ok, vi infilate così e poi iniziate a creare il bozzolo anche qua, prendendo dentro tutto, perfetto, così, ok, perché avevo pensato di mettere un coprinodo ma non viene, il filo è troppo sottile, si distanzia troppo, non sta bene, quindi fate questo lavoro, prendete dentro anche un po' le catenelle così praticamente lo rendete ancora più forte. E poi anche qua, adesso il mio non è fatto benissimo, però anche qui lo andate a chiudere così, ecco, così, per cui vi rimane tutto nella stessa tonalità, tutto con lo stesso filato e bello. Poi se voi lo volete avvolgere prima di indossarlo non farete altro che avvolgerlo e l'effetto è questo.
vedete la calamita da 4 mm è molto discreta. Se voi la volete più grande perché volete un fermaglio evidente che si noti, li vendono. Penso questo è da 4, se non ricordo male l'avevo visto anche da 6. E quello che ho fatto io infatti sulla collana, allora questo è il risultato. Qua devo ancora farlo su quella di destra, l'ho fatto qui a sinistra, adesso lo andrò a fare su quello di destra, avvolgerò il tutto, soprattutto se pensate di fare un girocollo, ma nulla vi vieta di fare poi anche un braccialetto doppio, così come è molto 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 carino, ma anche come braccialetto fatto così, meno simmetrico. Quelli che avete già fatto, se li avete fatti simmetrici non ha importanza, perché anche io poi si è allungato questo e l'ho avvolto così, anche sorrento. Se vi piace di più che il filato si veda, anche il sorrento è bello. Le colorazioni le scegliete voi. Questa è sul blu, questa è sul verde e questa che ho fatto oggi, che devo dire è proprio, sono i miei colori preferiti. Quindi pronti per la primavera, pronti per l'estate, scollature, anche se mannaggia non abbiamo tante occasioni, però creiamocele, Dai, organizziamoci con i gioielli per poter poi andare di nuovo fuori la sera a cena con la bronzatura. Buon lavoro, grazie di avermi seguito fino qua. Ciao!